La torre che inizia nel cielo. Il riferimento è alla Torre di Babele. Nella Genesi, quando si dice nel testo, c'era la torre di Babele che aveva la sua testa nel cielo. Bene, la parola testa in ebraico può anche tradursi come inizio. Quindi la torre che ha la testa nel cielo può anche essere la torre che inizia in cielo. Molte delle suggestioni, delle idee che sono alla base di queste istruzioni per uscire dalla civiltà vengono da questi due libri di Igor Sibaldi, il libro della creazione e Storia di Abramo. In particolare questa cosa della torre che inizia nel cielo viene da questo, Storia di Abramo. Sono la traduzione di alcuni capitoli della Genesi, commentati meravigliosamente, sono libri stupendi. Leggeteli, interessantissimi, profondissimi. A me hanno aperto una nuova prospettiva sul testo della Genesi, sull'ebraico, quindi sono molto grato a Igor Sibaldi, che non so cosa pensi di questa, diciamo, trasformazione musicale di alcune delle idee che lui è riuscito a far emergere da questi libri. Non lo conosco personalmente, magari un giorno ci conosciamo e avrò modo di chiederglielo direttamente. La torre ha due inizi, uno per terra e uno in cielo. Sono come un riflesso l'uno dell'altro. Non si sa bene se l'inizio sia in cielo oppure in terra. Questi due inizi della torre sono come uno specchio, uno il riflesso dell'altro. Bene, nella nostra vita qual è lo specchio che più utilizziamo? Lo specchio che noi utilizziamo di più sono le parole. Questa è una serie di video, se vi interessa l'argomento andatela a vedere dall'inizio, perché certe cose che dirò in questo video non si capiscono bene se ti sei perso i pezzi prima. Le parole sono come uno specchio della realtà, la raddoppiano. Uso la parola realtà sapendo che è una semplificazione, però è comoda per capirci. La parola realtà viene da res, che in latino significa cosa, proprio cosa concreta, che si tocca, si percepisce, mentre nella realtà c'è anche molto di invisibile. Però per capirci va bene, le parole sono questo specchio con cui noi raddoppiamo tutto quello che esiste, sia le cose visibili sia quelle invisibili. Pensate che in ebraico la parola che significa parola, davar, che è questa qui, questa parola significa sia parola sia cosa. Nella nostra lingua, nella nostra civiltà, è complicatissimo immaginarci una parola che significhi sia parola sia cosa, perché nella nostra civiltà un conto sono le parole, un conto sono le cose. Sono realtà molto distinte. In ebraico invece hanno inventato, chi ha inventato questa lingua ebraica ha inventato questa parola che ha il doppio significato, che è come dire attenzione, perché quello che per te è una cosa è una parola e quello che è una parola è una cosa. Le parole creano le cose, sono come lo schema di tutto quello che esiste. E quindi anziché realtà, seguendo quest'idea ebraica, bisognerebbe dire forse parolità, inventare questa parola nuova, questo modo di dire nuovo, la parolità. La realtà, cioè la parolità, è il regno del molteplice. Nel primo brano, quello di cui parlavamo nel video precedente, lì emergeva l'unità del mondo. Da una sola melodia, dicevamo, nasce tutta la realtà, da questa melodia.
In questo secondo brano dell'album, La torre che comincia nel cielo, la torre che inizia nel cielo, tutta la realtà è come sdoppiata e quindi dall'1 si passa al 2, che è il regno del molteplice. Questo passaggio dall'1 al 2 è un'idea filosofica molto antica. Cercate qualcosa, se volete, sui pitagorici o sull'assioma di un alchimista a metà tra la realtà, tra la storia e la leggenda, che era Maria la profetessa o Maria l'ebrea. L'1 diviene 2. Dopo esserci accorti che tutto è connesso, ci accorgiamo che non tutto è uno, ma c'è una molteplicità, siamo in 2. Ci si accorge che c'è un altro o c'è qualcos'altro. Ci sono molti altri, ci sono come infiniti occhi che ci osservano e tu con i tuoi infiniti occhi osservi tutto. Ti accorgi di questa connessione, di questo sdoppiamento che è come una serie di specchi messi uno dietro l'altro. Per esprimere musicalmente questa idea degli specchi uno dietro l'altro, che è l'idea della grande torre che inizia nel cielo e sulla terra, io ho utilizzato 2 melodie, una suonata da un violino, che è uno strumento VST però in questo caso, cioè uno strumento digitale, che dà proprio quel senso di perfezione quasi irreale, e la stessa melodia viene suonata quasi contemporaneamente anche dal sassofono di Simone Ficicchia. Questa doppia melodia, circondata poi da tanti suoni che danno l'idea un po' del brulicare naturale, del moltiplicarsi della natura, questa doppia melodia è il simbolo di questo specchio, del momento in cui tu ti accorgi che non tutto è uno, ma c'è anche il 2. Noi conosciamo specchiandoci nelle cose del mondo e forse tutto il mondo si conosce specchiandosi in noi. C'è un grande testo dell'antichità che è il Libro del Tao, che questa idea la esprime in un modo meraviglioso, poetico ed estremamente preciso. Vi consiglio questa bellissima edizione di Feltrinelli, questa qui, perché dentro il testo è proprio tradotto carattere per carattere dal cinese. È molto preciso, quindi è più facile anche per chi come me non sa il cinese antico, capire con una sufficiente precisione quello che dice questo testo. Bene, la traduzione dell'inizio del Libro del Tao dice: il Tao di cui si può parlare non è l'eterno Tao, i nomi che si possono nominare non sono i nomi eterni. E qui parla di nomi, parla delle parole. Quello che noi nominiamo con le parole non sono le cose eterne. E dice poi: senza nome l'origine di cielo e terra, cioè l'origine di cielo e terra è quell'uno che non può essere nominato, con nome la madre dei 10.000 esseri. Il prolificare dell'esistenza, il moltiplicarsi è con nome. Noi moltiplichiamo la realtà attraverso lo specchio delle parole. Senza nome l'origine di cielo e terra, con nome la madre dei 10.000 esseri. E poi va avanti, parla del desiderio, un libro straordinario. Forse nella cultura occidentale non esiste un libro di questa portata. Forse i Vangeli, forse. Attraverso questo sdoppiamento della realtà, tu vai a nutrire quella prima intuizione che avevi avuto in un momento casuale della tua vita, quando ti eri accorto che tutta la realtà è connessa. Cercando un linguaggio, cercando delle parole per parlare di quella realtà invisibile che ti sembrava solo una distrazione, è come se annaffiassi
quella piantina che prima era solo una fogliolina che usciva dalla terra e che adesso piano piano si sta sviluppando, anzi è già diventata un albero immenso. Abbiamo sempre utilizzato la metafora dell'antica mappa dell'albero della vita. Tutto quello che esiste si sviluppa come l'albero della vita. Appena inizi a nutrire con le parole la realtà invisibile, non puoi fare altro che restare a guardare come da sola si sviluppa e cresce. Non devi fare niente. Non richiede nessuno sforzo. Questo è il motivo per cui ho deciso di dare a questa serie di pezzi di questo album questa atmosfera un po' lounge, un po' rilassata, un po' quasi anche da sala d'aspetto. Perché tutto questo percorso di uscita dalla civiltà, prima attraverso la tua intuizione di un istante e poi attraverso il tuo riflettere la realtà attraverso le parole, la tua ricerca di parole nuove per parlare della realtà, di una realtà che tu prima non immaginavi neanche esistesse, tutto questo processo di uscita dal recinto della civiltà avviene quasi senza sforzo. Inizialmente è proprio impercettibile, poi produrrà grandi catastrofi. Dopo, magari poi dopo ti capita di cambiare lavoro, di divorziare, però se ci pensi adesso è ancora troppo presto. Nei primi 2 pezzi dell'album si pongono le basi delle grandi catastrofi che avverranno dopo. Ti accorgi che tutto è connesso e ti accorgi che tutto è anche doppio, che tu sei uno specchio della realtà e la realtà rispecchia te. È la torre con i 2 inizi, con l'inizio nel cielo e l'inizio sulla terra. Per questo sulla copertina di questo singolo brano, quando è uscito il singolo, avevo voluto mettere uno specchio. E quindi c'è questa dama rinascimentale che si specchia, si accorge forse di quanto è bella. Tra l'altro la dama rinascimentale sulla copertina è proprio un riferimento alle azioni di protesta di Simone Ficicchia, che è stato il mio compagno di viaggio in questo percorso di uscita dalla civiltà. Simone Ficicchia, per chi non lo conosce, è un sassofonista, è un attivista di ultima generazione. La sua azione più famosa è stata quando insieme a Laura Zorzini, un'altra attivista di ultima generazione, sono andati a incollarsi sulla Primavera di Botticelli. Naturalmente non l'hanno danneggiata, si sono incollati al vetro, non scandalizzarti subito. Ecco, e quindi sulla copertina ho voluto mettere delle dame rinascimentali proprio per richiamare le dame rinascimentali dipinte da Botticelli. Ora ti sei accorto dove si trova la porta invisibile. Ti sei accorto che si può attraversare. Però sei ancora lì sulla soglia, sei ancora dentro il recinto. Qui puoi fare alcuni errori gravi, qui è un momento in cui rischi veramente grosso, devi stare attento. Come si fa a salvarsi da questi rischi? Te lo racconto nel prossimo video. Intanto tu osserva bene dov'è la porta invisibile, perché ci vediamo dall'altra parte.